Per questa masterclass in computer grafica che si è appena conclusa e che come trend ha avuto la realizzazione per lo più di contenuti di tipo fantascientifico, è stato creato come lavoro finale di tesi questo remake di alcuni shot, alcune scene del film Prometheus. Come riferimento i ragazzi della nostra classe è stato preso in esame il making of realizzato proprio dalle aziende che davvero hanno lavorato a questo film quando è uscito. L'obiettivo finale degli studenti era quello di realizzare effetti speciali esattamente come sono stati fatti per davvero per il film in uscita. Un altro plus valore che è stato secondo noi importante è stato l'intervento appunto di Brian Cinnery, lead lighter di MPC, che ha portato in classe tutta la sua esperienza e la conoscenza che ha maturato anche grazie al suo insegnamento presso Technicolor Academy. Durante questa tesi io ho supportato i ragazzi nella realizzazione del concept e del design dell'astronave. I ragazzi hanno sviluppato un design molto interessante e alla fine sembrava addirittura un insetto, una cavalletta. Abbiamo riscontrato diverse problematiche nella fase di matte painting, quindi nella creazione di paesaggi realistici dipinti dai ragazzi e nella gestione dei VFX, quindi nella creazione di fumi e nella creazione degli effetti speciali del reattore. Spero che i ragazzi abbiano tratto delle importanti esperienze formative durante tutto questo percorso e che la creazione di questa tesi li aiuti poi in un futuro sia in ambito professionale e lavorativo e sia nella creazione della loro showreel. Siamo partiti con la pre-produzione, ovvero la definizione dei concept sia della nave, di tutte le scene tramite storyboarding e color palette, in modo da avere da subito una anteprima, un quadro generale di come poi sarebbe venuto tutto il corto. Siamo proceduti poi nella fase di modellazione, art surface e organica, e con una sostanziosa fase anche di texturizzazione dei vari modelli 3D che poi sarebbero stati integrati con il matte painting, in compositing e con effetti speciali generati e simulati sempre dal team. Il mio ruolo nel team è stato quello di supervisor e generalist, ovvero in primo luogo come supervisor ho avuto il compito di assicurarmi che tutte le fasi della produzione siano svolte rispettando le linee guida che ci eravamo dati. Io sono il supervisore alla modellazione. In questa tesi io e il mio team ci siamo occupati della modellazione hard surface della nave. Abbiamo incontrato alcune difficoltà perché non ci eravamo mai prima d'ora incentrati su una tipologia di lavoro del genere. È stata una grande soddisfazione veder realizzata la nave piano piano, soprattutto grazie alla collaborazione del team. Per la tesi mi sono specializzato in VFX, quindi tutta la parte di effetti speciali. È stato comunque sia una bellissima esperienza perché mi ha dato l'opportunità di mettermi in gioco, soprattutto per un argomento che è molto complicato. Oltre a tutta la parte di effetti speciali mi sono occupato sia dello shading, tutta la parte di texture di alcune scene, quasi tutta la parte di lighting dell'astronave e oltre a quello la parte conclusiva di tutto questo percorso è la comp. Sono stato assegnato al ruolo di lead in texturing. Il mio ruolo assieme al mio team era quello di cercare di riprodurre in modo fedele e realistico a quello del film, ma con un'impronta un po' più personale, i vari shot che appunto componevano questo progetto. Le difficoltà principali sono state essenzialmente quelle di rendere il più realistico possibile l'intero progetto e quindi siamo andati a studiare i vari materiali tramite reference realmente esistenti. Io faccio parte del team di modellazione, nella parte più specifica la modellazione organica. Ci siamo dovuti occupare degli occupanti presenti in scena, che sono il capitano della nave e la donna nella bara criogenica. Noi ci siamo ispirati in un primo tempo agli attori da cui abbiamo tratto la scena, Idris Elba e Noomi Rapace. Però ce ne siamo serviti solo come spunto, diciamo per avere una reference più anatomica che come punto di riferimento. E soprattutto siamo andati molto nel dettaglio, realizzando delle mappe di displacement, delle normal, che riproducessero anche i dettagli della pelle, cioè il micro dettaglio, le rughe, tutta quella serie di caratteristiche che trasformano un personaggio realistico in un personaggio fotorealistico. Nella tesi il mio ruolo è stato di 3D generalist, infatti in un primo momento mi sono occupata della creazione e modellazione di asset, successivamente mi sono occupata del matte painting, cioè la realizzazione degli sfondi dell'environment 3D in 2D con il digital painting.
Inoltre ho avuto anche la possibilità di modellare la ragazza all'interno della bara criogenica, in cui ho potuto sperimentare la modellazione organica e anche occuparmi del grooming. Il compito che ho avuto in questa tesi sono stati rig e animazione. Siamo partiti dal blocking delle scene in cui ho dovuto animare le camere, per poi passare al rig e l'animazione dei vari componenti, tra cui umanoidi e parti meccaniche dell'astronave. Le difficoltà che ho avuto sono state, più che nel rig dell'astronave, sono state nel rig dell'umanoide, nella parte di skinning e nell'animazione di esso, in cui come reference ho preso Mauro, che si è prestato a far finta di guidare un'astronave. A tesi fatta posso dirmi soddisfatto del lavoro che siamo riusciti a fare tutti assieme, con il lavoro di squadra, perché siamo riusciti a portare a termine il lavoro che ci eravamo prefissati oltre un mese fa di riuscire a fare in poco tempo. Per simulare una situazione di lavoro professionale è stato nominato in classe un supervisore, sono stati nominati dei lead e degli artisti 3D che organizzandosi hanno realizzato le scene della tesi. Chiaramente si sono verificate situazioni di stress, problemi che sono stati risolti e che è stata una situazione importante da superare da parte degli studenti, in quanto si sono trovati mentalmente preparati ad affrontare situazioni di questo genere. Il risultato che ne è uscito, a mio parere, è molto soddisfacente e i ragazzi si troveranno ad avere nella showreel o nel portfolio degli shot veramente buoni da essere mostrati in sede di colloquio.